E salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video della Garage Inc. E come ben potete vedere dal titolo di questo video, oggi sono qui per parlarvi di uno dei più importanti fumetti italiani, almeno a mio dire, ovvero Alan Ford. Ma prima di parlarvi di questo fumetto e del suo creatore, io vi ricordo di iscrivervi al canale e di cliccare sulla campanella se volete rimanere aggiornati sui prossimi video. E vi auguro buona visione! Ma prima di parlarvi di Alan Ford e in particolare della storia di questo volume, vorrei soffermarmi sul creatore di questo fumetto e sul suo disegnatore. Stiamo parlando dunque di Max Bunker e Magnus. Max Bunker sarebbe lo pseudonimo di Luciano Secchi. Luciano Secchi è uno scrittore, è un fumettista, è un regista, è uno sceneggiatore e anche un editore giornalista che collaborò con Magnus, un disegnatore, per la realizzazione dei primi 75 volumi di Alan Ford. Ma prima di aver realizzato il fumetto di Alan Ford, Max Bunker si occupò di realizzare anche altri importanti fumetti e ricordiamo tra i più importanti Criminal e Satanic, che si differenziano da Alan Ford perché in Criminal e Satanic troviamo più il filone giallo, più il filone cupo e oscuro, mentre in Alan Ford troviamo una tendenza umoristica, satirica e grottesca. E questo in particolare è il primo volume della collana Supercolor di Alan Ford, composta quindi da tutti albi a colori. In totale sono 24 i volumi e raggruppano all'interno di questa collana tutte le storie più importanti di Alan Ford. Infatti questo primo volume parla proprio della prima storia pubblicata nel maggio del 1969 di Alan Ford. Io direi di non perdere altro tempo e di andare ad approfondire questo volume. Questo, ovvero il primo volume della collana Supercolor di Alan Ford, è un volume importantissimo, in quanto in esso viene riportata la prima storia pubblicata di Alan Ford, nel maggio del 1969. Inizialmente Alan Ford non ottenne il successo sperato, in quanto la critica non riuscì a inquadrarlo in nessun genere, ma poi col passare del tempo riuscì a convincere la parte del pubblico più scettica e ottenne un grande successo. E questo, ovvero il primo volume della collana Supercolor, riporta la prima storia, dove ci viene presentato Alan Ford e anche il susseguirsi di eventi che porterà Alan Ford, a partire da questo volume, ad unirsi al gruppo TNT, un gruppo di spionaggio importantissimo per quanto riguarda i fumetti di Alan Ford, che sarà presente da questo volume per la maggior parte dei volumi. Tra i membri del gruppo TNT ricordiamo ovviamente Alan Ford, ispirato all'attore britannico Peter O'Toole, morto nel 2013. Inizialmente Alan Ford svolge il lavoro di grafico pubblicitario, ma nella sua vita non ha mai avuto un cliente, e quando per la prima volta ne trova uno, a causa di uno sfortunato susseguirsi di eventi e di una serie di equivoci, si troverà a far parte del gruppo TNT, un gruppo di spionaggio low budget. Un altro membro del gruppo TNT è Bob Rock, che sarebbe la caricatura di Magnus, il disegnatore. Bob Rock è un uomo molto basso, vestito similmente a Sherlock Holmes ed estremamente iracondo, ma allo stesso tempo è uno dei membri più attivi del gruppo TNT ed è quello che fornisce il maggiore supporto ad Alan Ford, un supporto quindi da dietro le quinte, perché molto spesso compare all'improvviso in situazioni di estrema difficoltà per Alan Ford e riesce quindi ad aiutarlo e a salvarlo più volte. Il numero 1 è il membro più anziano del gruppo TNT ed è anche l'inventore del gruppo TNT, ed è talmente vecchio che afferma di aver conosciuto personaggi storici del passato illustri, come ad esempio Giulio Cesare, ed è caratterizzato dal suo continuo fare riferimento ad eventi storici del
del passato dove palesemente non c'era, ma dove invece afferma di essere stato presente. Un altro membro importante del gruppo TNT è la cariatide, che possiamo definire il secondo membro più importante del gruppo TNT, in quanto è lui che si occupa di arruolare gli altri membri del gruppo TNT dopo il numero 1 ed è colui che gestisce la sede, la base del gruppo TNT a New York, presente all'interno del negozio di fiori. La cosa che più lo caratterizza è il suo voler risparmiare qualsiasi cosa al massimo ad ogni costo. Un altro membro del gruppo TNT è Jeremiah, che a differenza di Bob Rock e della cariatide partecipa molto poco alle missioni di Alan Ford ed è poco presente all'interno delle storie di Alan Ford. È caratterizzato principalmente dall'avere frequenti malanni e quindi dall'essere ipocondriaco e dall'avere una carnagione della pelle estremamente chiara. Il personaggio è ispirato allo zio di Max Bunker, che ha più di 100 anni. Un membro fondamentale del gruppo TNT è Grumpf. Grumpf è un aviatore che ha partecipato alla prima e alla seconda guerra mondiale. Inoltre è la guardia del corpo del numero 1 e si occupa di fornire mezzi low budget al gruppo TNT e in particolare ad Alan. Questi mezzi vengono utilizzati per raggiungere le location dove si svolgeranno le missioni segrete. L'ultimo membro del gruppo TNT è il conte Oliver, che giunge dalla Gran Bretagna in America a causa dei problemi con la legge dovuti alla sua tendenza a rubare oggetti di grande valore. Il conte Oliver partecipa molto attivamente alle missioni di Alan e molto spesso si trova con Alan in situazioni particolarmente pericolose, dove si concentra principalmente nel rubare gli oggetti di grande valore. Fortunatamente però i due riescono sempre a farla franca. Tra i cattivi principali del gruppo TNT e di Alan Ford ricordiamo Super Chuck, ovvero un netturbino che, disgustato dallo sporco e dunque dai poveri, diventa un Robin Hood al contrario, che ruba ai poveri per dare ai ricchi. Questo personaggio è ispirato al netturbino del palazzo di Milano di Max Bunker, che già a prima mattina presentava proprio come il personaggio del fumetto di Alan Ford un alito pestifero in grado di stordire i suoi avversari, e per questo venne chiamato Super Chuck, ovvero sempre Chuck, sempre ubriaco. Tra gli altri nemici del gruppo TNT e di Alan Ford ricordiamo Margot, la prima nemica del gruppo TNT e di Alan Ford, presente anche all'interno della prima storia di Alan Ford. Ricordiamo anche Gommaflex, che grazie alla sua faccia di gomma è in grado di assumere le sembianze di chiunque. Ricordiamo anche Arsenico Lupin, ispirato al personaggio Arsenio Lupin di LeBlanc. È un ladro, è abile nei travestimenti, ma è anche un avvelenatore. Ricordiamo anche il barone Vurdalak, ispirato al fumetto Satanic. Il barone Vurdalak è un vampiro a capo di un trio di vampiri. Ricordiamo anche Kreuzer, uno scienziato con la testa deforme e l'occhio di vetro, che a causa dei suoi numerosissimi crimini di guerra e nei confronti dell'umanità è stato condannato a 300 anni di prigione. E ricordiamo infine anche Ant-Man, un personaggio ispirato a Silvio Berlusconi quando occupava il ruolo di imprenditore dell'editoria e delle comunicazioni. Il suo piano malvagio è quello di avere il monopolio delle informazioni. Riassumendo sinteticamente la storia del primo volume di Alan Ford, presente all'interno anche del primo volume dell'edizione Supercolor di Alan Ford ci viene presentato all'interno della sua baracca di legno, posta al di sopra di un grattacielo a New York, che lui chiama ufficio e che è dotato di un unico telefono, attaccato però alla linea telefonica degli uffici presenti nel grattacielo sottostante, e dunque ad Alan Ford arrivano tutto il giorno chiamate da tutte le parti, ma non sono dirette a lui, bensì agli uffici posti al di sotto della sua capanna, e dunque non riesce mai a trovare un cliente per il suo lavoro di grafico pubblicitario, fin quando però non gli arriva una chiamata destinata realmente a lui, riguardante quindi il suo primo cliente interessato ad avere un grafico pubblicitario. Solo che Alan Ford non fa in tempo a scrivere l'indirizzo di incontro e l'orario e a memorizzarlo, che arrivano
sul tetto del grattacielo, dove è posta la sua capanna di legno, che possiamo chiamare anche ufficio, due dipendenti della linea telefonica, che avevano appunto scoperto la presenza di un telefono utilizzabile, quindi collegato alla linea telefonica, però posto quindi fuori al grattacielo, al di sopra, sul tetto, che deviava tutte le chiamate che arrivavano agli uffici. Quando questi due gentiluomini si presentano sul tetto per prendere gentilmente a pugni Alan Ford quindi è costretto a scappare. Confonde il numero civico con l'orario dell'incontro e dunque si reca a un orario sbagliato e ad un civico sbagliato per l'incontro con il suo primo cliente, e finisce davanti a un negozio di un fioraio dove è presente quindi la base segreta del gruppo TNT, che in quella stessa sera stava aspettando l'arrivo di un nuovo membro, poiché i due membri del gruppo TNT quella mattina erano morti, uno ustionato e l'altro a causa di eccessive radiazioni ultraviolette UV. Dunque, arrivato al negozio di fiori, Alan Ford bussa alla porta, dove dall'altro lato lo aspettano la cariatide Jeremiah e Bob Rock, pronti a fare un test per verificare la sua affidabilità e le sue competenze come agente segreto, senza sapere ovviamente che non si trattava di un agente segreto, bensì di un grafico pubblicitario, ovvero Alan Ford. Ma loro ovviamente non lo sanno e dunque fanno questo fantastico test, ovvero puntano alla tempia di Alan Ford una pistola, gli dirigono contro una luce molto forte e gli chiedono più e più volte come si chiama e chi lo ha mandato. Alan Ford ovviamente, non sapendo cosa rispondere, dice la verità, ovvero che lui è un grafico pubblicitario e che era lì per incontrare il suo primo cliente, che pensa essere appunto il gruppo TNT. Allora alla fine la Cariatide, che sarebbe il vice capo del gruppo TNT e il capo della sede del gruppo TNT a New York, decide di promuovere Alan Ford poiché rimane convinto di quello che gli viene detto da Alan Ford, e quindi Alan Ford riesce a superare il test che serviva a verificare se Alan Ford riusciva quindi a mantenere le informazioni segrete anche in caso di tortura. Subito dopo viene mandato via per dirigersi alla sua prima missione segreta, dove lo accompagnerà ovviamente con mezzi estremamente rudimentali ed estremamente malandati Grunf poi lo accompagna dunque alla sede della sua prima missione, dove il suo obiettivo sarà quindi pedinare il primo nemico del gruppo TNT ed Alan Ford, ovvero Margot. Solo che in quel momento arriva al negozio di fiori il vero agente segreto inviato quindi per far parte del gruppo TNT di New York, e dunque la Cariatide si insospettisce e decide di verificare quello che gli è stato detto da Alan Ford, e dunque si dirige dove si trovava quindi Alan Ford per la missione speciale. Arrivato da Alan Ford, il vero agente muore sparato da uno degli scagnozzi di Margot, e dunque Alan Ford si trova davanti a un bivio, è costretto o ad unirsi al gruppo TNT o morire sparato dalla Cariatide. Alla fine decide di unirsi al gruppo TNT e da quel momento farà parte di questo gruppo fino a quando non verrà sciolto. Detto questo, io vi ringrazio per essere arrivati fino a questo momento del video, vi ricordo di iscrivervi al canale e di cliccare sulla campanella per rimanere aggiornati sui prossimi video, vi auguro una buona giornata e noi ci vediamo in un prossimo video della Garage Inc.